Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Venere in Leone oppure la Luna in Leone. Andiamo a vedere questa Venere in Capricorno, che cosa ti porta in amore, nelle relazioni. Questa Venere in Capricorno fino al 7 dicembre. È una Venere che richiede autenticità, valore e radicamento, una Venere che non parla di banalità, è una Venere che parla di concretezza e si definiranno i rapporti sulla base dell'autenticità, è una Venere molto seria. È una Venere molto seria. Quindi, detto questo, partiamo subito e vediamo cosa ti porta quindi questa Venere in Capricorno in amore. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone, iniziamo a mettere energia. Qual è l'energia? Energia di questa Venere in Capricorno. Una carta guida per questa Venere in Capricorno, per i miei ragazzi e le mie ragazze del Leone. Mettiamo una qui, poi mettiamo queste altre. Energia, carta guida, Venere in Capricorno per i miei ragazzi e ragazzi del Leone. Vediamo, allora, vediamo un po' carta guida. Abbiamo l'appeso. L'appeso mi parla di circostanze che sono ferme in amore. Mi parla anche dell'esigenza di cambiare prospettiva su come intendiamo i rapporti. E quindi un fermo funzionale a cambiare prospettiva rispetto alle nostre relazioni passate e quelle su cui vogliamo investire. E quindi un pensare tanto, ma soprattutto un pensare a testa in giù, cioè un pensare capovolto. Come mi insegno sempre, l'appeso è la grande carta del trascendente, del trascendentalista, e di colui che sacrifica l'ego e guarda oltre. Quindi è una carta che presuppone un inizio al darsi al vero amore, il sacrificio dell'ego per darsi al vero amore. Vedo un'elaborazione animica di questa natura. Nella realtà concreta possono essere ferme le cose ancora, ok? Perché si sta elaborando una nuova prospettiva, una nuova visione del rapporto o dei rapporti. Vediamo un po', Venere in Capricorno per il Leone. Qua c'è un amore geloso, qualcuno è geloso. Amore geloso, qualcuno è geloso o di te o tu sei gelosa o geloso di qualcuno, sarai geloso o qualcuno sarà geloso di te. E qua abbiamo la dea della gelosia che lavora all'interno di te con l'appeso e io vi dico sempre, includete tutte le emozioni che sono dei. Le emozioni sono immortali, per questo sono dei. Quando il nostro corpo mortale muore, le emozioni rimangono sempre le stesse, sono dei per questo motivo. Sono istanze, sono forze che devono essere accolte affinché tu possa cambiare prospettiva e viverti il vero amore. Ok. Lo insegno sempre in tutti i podcast, no? Adesso andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone, cosa porta questa Venere in Capricorno? Cosa porta questa Venere in Capricorno? Leone. 3 di spade, 5 di bastoni. Che è successo qua? C'è gelosia, c'è litigio. Io qua vedo un litigio forte che ci può essere già stato, la situazione è ferma, o ci può essere con questa Venere in Capricorno, gelosia e litigio. Una rottura che dà gelosia, un'incomprensione che porta a dei litigi. Vediamo un po' che succede. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. 5 di bastoni, paggio di bastoni, 9 di bastoni, 9 di denari. O state avendo a che fare con una persona che ha molto amor proprio e quindi questo può generare litigi, o una persona che non si dà l'amore e questo genera litigi, o tu sei geloso o geloso, può accadere una gelosia perché una persona non si dà completamente.
quindi questo può indurre anche in pensieri che non sono reali, perché vedo una persona un po' con... Vedo una situazione di stanchezza per litigio, stanchezza per incomprensioni. Questo può essere già accaduto o può succedere. Vediamo un po'. Energia attuale, Leone, amore. 2 di bastoni. Ti vedo cercare di pensare che scelta fare, o tra 2 persone, oppure una scelta guardando al futuro, cercando di capire qual è la migliore strategia per il tuo futuro amoroso. O stai attendendo qualcuno, qualcosa, una nuova persona. Vediamo al positivo. Vedere in Capricorno, quindi cosa ti porta. Il mondo, una nuova tappa ti attende. Il mondo mi parla della fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Il mondo, una nuova tappa di successo per te. Vediamo il blocco. La regina di coppe. Probabilmente hai perso un po' la pazienza, non ti fidi tanto in amore. O hai perso un po' la pazienza o fai difficoltà a fluire con le tue emozioni. Perché la regina di coppe è colei che fluisce, no? Alle proprie emozioni, colei che sa attendere che le cose le arrivino al momento giusto, però stai al blocco, come se avessi un po' di nervosismo, un po' di ansia interna. Ma qua c'è un po' di conflittualità, infatti. Vediamo nel passato. Infatti abbiamo il 5 di coppe qua, ti sei sentita tradita, abbandonata, una tristezza è arrivato. Il re di bastoni con una persona, probabilmente il tuo stesso segno è un segno di fuoco. Allora, qua c'è una persona che ti ha dato del dolore, è molto chiara, o ti ha fatto rimanere male di qualcosa. C'è una persona che ti ha fatto rimanere male di qualcosa, tu hai perso la pazienza, sei stanca di attendere, non riesci a fluire le tue emozioni. Un po' è questo il quadro che mi stanno raccontando. Si apre una nuova tappa, andiamo a vedere di che cosa si tratta, ok? Vediamo, Leone, cosa porta quindi Venere in Capricorno, il matto, 7 di denari, wow, la morte, accipicchia, ti vedo rinata, ho rinato. E chiudendo molte di voi con una persona che ti ha dato tristezza. Chiudete proprio, ma chiudete proprio a livello emozionale. Cambia tutto a livello emozionale, perché il matto mi parla di lasciarsi fluire la vita così come viene, 7 denari mi parla di questo fluire tuo che va a investire un cambio radicale con la morte che taglia i rami secchi del tutto. Vediamo cosa c'è dopo la morte. 7 di spade, ti vedo anche evitare qualcuno o evitare l'altro, perché è come se ti fossi ripresa. Io qua vedo una ripresa su più aspetti di te, su più aspetti di te. Vediamo cosa mi raccontano i mini tarocchi. C'è una ripresa emozionale totale per te, un cambio radicale con questa Venere in Capricorno. Perché come ti ho detto anche all'inizio di questo video, la Venere in Capricorno ti dice investo o non investo su questa persona, in modo radicale, profondo. Qua tu non investi su chi ti dà tristezza, su questa persona qui che non vuoi proprio e te la metti alle spalle. Vediamo però cosa succede. Allora, cosa continuano a raccontarmi i mini tarocchi? Il 2 di bastoni, energia attuale. Il matto, vedi? Ti dai alla vita nuova, ti dai alla nuova vita. Vediamo il mondo al positivo. 2 di denari. Ti vedo molto occupata con le tue cose personali. E affinché tu poi il 2 di denari al positivo parla di bilanciamento, no? Una nuova tappa di bilanciamento della tua vita, prima di tutto emozionale e poi sulle altre cose. Vediamo, e qua abbiamo anche un 5 di bastoni, nuovo 5 di bastoni. Vediamo un attimo, poi ti dico, la regina di coppe al blocco, cavaliere di coppe, rifiuti qualcuno o rifiuti un invito, ecco perché è un po' evasiva,
O rifiuti un invito, o ti siete messa alle spalle una persona. Vedo che è possibile che stavate aspettando questa persona, però non arriva, o comunque come la volete voi, e date le spalle a questa cosa, rinascendo a nuova vita. Cioè, come se aveste perso la pazienza con qualcuno. Vediamo questo re di bastoni, 5 di coppe. 8 di spade. Agonia mentale, un po' di agonia, di frustrazione legata a questa situazione di tristezza con questa persona. 5 di coppe. La forza. Qua ci sei tu. Hai messo tanto a riprenderti da una relazione, questo mi stanno dicendo, e ti metti alle spalle questa agonia, avendo moltissima forza di avere fede negli eventi che accadono, aprendoti al nuovo, per molte di voi. Vediamo questo matto di cosa mi parla. Il sole, guarda che bellissima energia che ti ritrovi. Bellissima energia che ti ritrovi, il sole torna a sgorgare dentro di te, ti vedo aprirti a nuove conoscenze e a nuovi amici, oppure alle persone più care, le persone con le quali condividere questa bellezza tua interiore. Vediamo il 7 di denari. Il carro. Sì, qua ti vedo prendere la decisione di metterti alle spalle una situazione complicata, ma proprio rinasce a nuova vita. Perché passiamo al 5 di coppa, a tutte queste carte di potenza, no? Vediamo la morte di cosa mi parla. Il 7 di bastoni. Metterai dei limiti chiari a questa persona o a qualcuno che non ti ha fatto stare bene o con il quale hai specchiato la dea dell'abbandono. Metterai proprio limiti. Guarda, al paggio di coppe, metti limiti al paggio di coppe, metti limiti a un invito. Oppure hai perso la pazienza perché non c'era avanzamento d'amore con qualcuno e metti limiti emozionalmente a questa persona. Vediamo questo 7 di spade. Paggio di coppe. Guarda, arriva qualcuno e lo rifiuti. Può essere la stessa persona, però tu sarai evasiva, come se mettessi alla prova questa persona. Però io vedo un'energia in te volta proprio a voltare pagine. Per altre di voi invece vedo che arriva un'amicizia, qualcuno da lontano, però è come se vedo te un po' più evasiva, un po' più evasivo, perché vari motivi. Che energia ha il paggio di coppe nei tuoi confronti? Il 9 di denari. 5 di coppe, guarda. Io credo che per molti di voi c'è una persona che ti chiede scusa, la stessa persona che ti ha dato del dolore e tu lo rifiuti perché ha sempre un po' un'energia un po' egoista, un po' individualista. C'è questa, ti apri al nuovo alla vita con il sole, anche a nuove amicizie. Attendi qua, però, prima di darti. Ok? Vediamo il mondo al positivo. 5 di spade. Se fate pace con qualcuno, però qua lo fate attendere, ce lo fate un po' bruciacchiare, diciamo. Fammi vedere, anzi, voglio mettere queste altre. Energia finale, qua abbiamo il segno del leone, come te, ariete, vergine, cancro, pesci, scorpione. Sì, vediamo l'energia finale di Rider-Waite, cosa ti dice? Il re di bastoni. Allora, qua c'è una persona che si fa avanti e questo re di bastoni qua è sempre lo stesso. Per alcuni di voi è sempre la stessa persona, per altri di voi invece siete voi come leone, re di bastoni, che prendete le redini della vostra vita e vi aprite al nuovo. Vi aprite al nuovo cosa vuol dire? Che sentirete molta gioia nel cuore dopo aver vissuto un momento di apprendistato spirituale, ok? E vedo qua molta gioia, molta felicità e anche la voglia di giocare con la vita. Quindi la Venere in Capricorno ti porta a fare un reset di situazioni che non sussistono più, anche emozionalmente, no? E andare per la tua strada, qualsiasi strada sia,
va bene? Adesso con i miei oracoli lui-lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Questi oracoli non lasciano spazio al dubbio. Vediamo la persona che arriva nei tuoi confronti cosa ti dirà. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Potrà sorprenderti questa persona, però tu la farai attendere, secondo me. Potrà sorprenderti. Qualcosa che non ho mai fatto nella vita. Cosa ti dirà questa persona? Non sono stato onesto, infatti. Ci sono richieste di scuse qua. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Sia quello che sia, io vedo qua sia una persona che è nuova, dove però ti vedo un po' sulla difensiva, evitativa o evitativo, no? Questa Venere in Capricorno ti farà mettere un po' in rassegna i rapporti, mettere alla prova le persone. Oppure la stessa persona con la quale c'è stata quello che ti ho raccontato, però allo stesso modo vale la stessa cosa. Tu hai perso la pazienza con questa persona qui e starai sulle tue, godendo di questo stare sulle tue, facendola attendere, che magari è molto gelosa anche questa persona. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Vedi, separazione, conversazioni sincere. Qua c'è stata una separazione con qualcuno e ti parlerà. Ti parlerà. Oppure per alcune di voi c'è una persona nuova, però io vedo che state un po' sulle vostre. Mi spiego? Vediamo un po' cosa ti dice quest'altro oracolo. La porta santa mi parla di un nuovo inizio a patto che tutto il passato e il karma venga reciso. C'è una possibilità incredibile di nuovo inizio nella tua vita amorosa. Che si tratti della stessa persona, che si tratti di una nuova, c'è la necessità di mettersi alle spalle un karma. Il karma cosa vuol dire? Ve lo spiego in tutti i podcast, no? Altrimenti adesso faccio un video di un'ora. Qua c'è un papa di spalle. Cosa vuol dire? Ti dice: hai preso coscienza delle emozioni che ti sono arrivate fino a questo momento? Hai visto che sono sempre le stesse? Le scegli di accogliere questa volta e quindi pronunciando il mantra Uketamo, Uketamo, Uketamo. Allora, se dai valore a quelle emozioni, inizi a fermare il karma. E qua ti apri al nuovo, va bene? Al di là con chi sia. Vediamo cosa ti dice quest'altro. Sciogli i nodi, appunto, abbiamo appena finito di parlare di karma. Chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Proprio quello che abbiamo detto. Verranno chiarite delle situazioni, o tu dentro di te dando le spalle a situazioni che non sussistono più nella tua sfera evolutiva, oppure qualcuno ti chiarisce, qualcuno si apre al nuovo, però fatto sta che la Venere Capricorno ti apporta la necessità di sciogliere dei nodi, che sono i nodi karmici, come ci diceva questa carta. Come si sciolgono i nodi karmici? Accogliendo il karma, cioè le emozioni che ti arrivano. La differenza non la fa il karma in sé, il karma è tante cose, ma come ti approcci agli eventi. Gli eventi sono entità, spiriti che accadono, sono il linguaggio dell'anima. Quando tu li accogli, allora quegli eventi cambiano il risultato. Va bene? Quindi questa Venere in Capricorno ti fa mettere l'attenzione sulla fiducia, sull'autenticità, sul radicamento, su chi posso investire, su chi no. Ecco, in questa elaborazione verranno sciolti dei nodi importanti per la chiusura di un karma. Va bene? Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!